Quali sono i punti di attenzione relativamente alla protezione dei dati nei progetti SAP S/4HANA? Che siano upgrade o nuove installazioni? Cosa conviene fare per prepararsi? Come approcciare le novità? Ciao, sono Chiara ed oggi parliamo dei 5 suggerimenti da tenere in mente quando devi migrare da S/4HANA oppure se stai installando S/4HANA per la prima volta, chiaramente per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza dei dati. Ma prima di partire ti ricordo, se ancora non l'hai fatto, di registrarti al nostro canale. Greenfield o Brownfield? Ricordiamo cosa significano questi termini. Greenfield, l'upgrade diventa una revisione globale dei processi attualmente in essere, come se fosse per alcuni aspetti un progetto di nuova implementazione. Si tratta di un'ottima occasione per rivedere processi, migliorandone parti oppure sfruttando le novità della suite. Attenzione però, comporta un tempo maggiore di analisi e complessità. Devi tenere conto se vuoi intraprendere questa strada. Anche gli aspetti di profilazione possono diventare molto più impegnativi rispetto ad un upgrade tecnico o brownfield. Brownfield, in questo caso si tratta di un upgrade più tecnico, ovvero tutte le funzionalità, o quasi, del passato continuano a funzionare, introducendo nessuna o poche novità della nuova release. Business Partner, BP. Questa rappresenta una delle novità più importanti ed impattanti anche per l'aspetto autorizzativo, sia nel caso di una nuova installazione, sia in caso di upgrade. Una serie di transazioni legate all'anagrafica dei clienti e fornitori sono sostituite da un'unica transazione già presente in SAP, chiamata Business Partner, BP. A seconda delle autorizzazioni, a parità di transazioni, è quindi possibile lavorare su clienti o fornitori. Ma cosa fare quindi? Valuta come gestire questa nuova transazione in caso di aggiornamento. Se avevi fatto delle segregazioni con le transazioni analoghe precedenti, non è detto che siano replicabili nella nuova. Se devi gestire la segregation of duties, non dimenticarti di aggiornare la matrice. Sfrutta il processo di security by default di SAP. Nella nuova release, una serie di parametri di sistema sono stati attivati in maniera più restrittiva. Non significa che ci saranno problemi, ma che devi sfruttare questo momento per accettarli, evitando di disattivarli o renderli come erano in precedenza. Inoltre, sono state aggiunte o migliorate funzionalità per rendere i sistemi più sicuri e controllabili, ovvero integrazioni con SIEM e protezione dei dati SAP dai sistemi terzi, ad esempio tramite lo Unified Connectivity. Attiva fin da subito la crittografia. Una delle note criticità del passato era proprio la crittografia dei database. Ora con HANA è possibile attivarla fin da subito. Ricordati inoltre che non esistono solo i dati at rest, ma anche quelli in transito. Anche qui è necessario attivare tutti i meccanismi di protezione, transazioni oppure SAP Fiori. Sta finendo un'era, ovvero quella dell'utilizzo dei sistemi SAP tramite le famose transazioni. SAP ha svolto un lavoro enorme per semplificare la user interface dei sistemi, provando a ridurre le ormai centinaia di migliaia di transazioni presenti, creando delle applicazioni che permettono di usare i sistemi SAP anche da dispositivi mobili o tramite un layout ed un'esperienza utente più moderna. Questa grafica, semplificando, si chiama Fiori. Questo passaggio non è del tutto indolore, o meglio, se parti da zero ti conviene partire già con Fiori. Se devi aggiornare il sistema, conviene comunque portarsi su tecnologia Fiori, anche se per sistemi molto grandi va valutata la formazione ed il cambio della modalità di lavoro, dato che è molto diverso l'utilizzo dai sistemi per chi è abituato ad utilizzare le transazioni. Contattaci se vuoi scoprire cosa abbiamo fatto in altre situazioni di questo tipo o per approfondimenti. A presto, ciao!